Cari amici del mio canale YouTube, benvenuti in questo mio nuovo video. Questa volta ho pensato di portarvi alla scoperta di una chiesa molto particolare, conosciuta dai ricercatori del paranormale perché pare sia infestata da presenze paranormali. Si tratta della Chiesa Blu, così chiamata per i favolosi giochi di luce al suo interno, dati dal riflesso delle vetrate di colore blu. La chiesa fa parte di un seminario gesuita completamente abbandonato a Roncovero, in provincia di Piacenza, in Emilia-Romagna. La costruzione di questo complesso, composto da un fabbricato di 3 piani e un seminterrato, una chiesa dedicata a San Luigi Gonzaga e il circostante terreno, iniziò nei primi anni 30 del XX secolo. Funzionò per parecchi decenni come seminario, poi fu affiancata da una scuola media. Alle prese con la crisi delle vocazioni, nel 1984 i gesuiti se ne andarono. Nel 1986 la diocesi di Piacenza affittò il complesso religioso San Luigi alla scuola di polizia di Stato. Questo luogo ospitò il primo corso misto uomini-donne della storia della polizia italiana. Proprio qui, infatti, l'8 settembre del 1986 il primo gruppo di ragazze, per la prima volta, poterono indossare la divisa blu della Polizia di Stato. La polizia affittò la struttura solamente per una decina di anni. Nel 1997, pertanto, il complesso venne adibito ad accoglienza di profughi albanesi in fuga dal loro paese. Fu poi utilizzato come sede della comunità di recupero CEIS. Nel 2001 la diocesi trasferì il complesso immobiliare ad una ditta rappresentata da un armeno. Egli, dopo aver chiesto e ottenuto dal comune il cambio di destinazione d'uso per una casa di cura, dichiarò fallimento. L'intera proprietà nel 2010 fu messa all'asta, non trovò però acquirenti e così fu per le successive tornate fino al 2021, anno in cui viene finalmente acquistato da un'impresa. In tempi non molto lunghi la struttura potrebbe riavere una nuova vita. Il degrado del complesso, infatti, è in continua e costante crescita. Quello che non hanno fatto gli agenti atmosferici lo hanno compiuto ignoti compiendo atti vandalici. Anche la piccola chiesa, mai sconsacrata, presenta il logorio del tempo, con la facciata che mostra vistose crepe. In questi ultimi anni, poi, veri o presunti satanisti hanno lasciato scritte e simboli esoterici al suo interno. Diversi ricercatori del paranormale hanno investigato in questa struttura e nessuno se n'è andato senza registrare o filmare qualche anomalia. Di seguito riporto i presunti fenomeni paranormali che ho trovato, a mio parere, più interessanti. Vi lascio ora alla visione del video. Evento paranormale numero 1. Nel pomeriggio del 6 gennaio 2020, durante una sessione di Ghost Box effettuata in una stanza del seminterrato dell'istituto, Carmelo e Manuel del canale YouTube IPR Italian Paranormal Research sentono e registrano delle minacce veramente inquietanti, mentre con lo zoom registrano nel corridoio dei passi. Diteci, siamo in pericolo? Tutti e due, sì. Tutti e due, sì. Dici se siamo in pericolo. Cosa ha detto? Non ho capito. Prego. Qualcosa del genere. Fidati. Mamma mia. Dove sei? Ah, ecco. Ok, le scale sono qua. Sei fermo? Sì, sono fermissimo. Ma senti? Li senti? Passi? Non senti passi? Dietro di te. No, Manuel, andiamo via. Andiamo via. Evento paranormale numero 2.
Nella prima metà del 2020 sono state eseguite, in differenti giornate, alcune indagini paranormali da parte di diversi gruppi di ricerca paranormale. Mentre i vari gruppi si trovavano in chiesa, si sono sentite delle grida femminili che sembravano provenire dai sotterranei dell'istituto. Si esclude che le urla siano state prodotte da animali, persone o traffico stradale. Tra l'altro, durante le sessioni di Ghost Box si è sentita spesso una voce femminile chiedere aiuto alle persone presenti alle indagini. Durante un'indagine effettuata dal gruppo Ghost Bro, viene svolta una sessione di metavisione. Di seguito vi presento le loro migliori fotografie. In 2 immagini si intravedono anche dei volti femminili. Evento paranormale numero 3. Il gruppo Ghost Bro ha svolto anche una purificazione della Chiesa Blu. Le entità presenti durante una sessione metafonica effettuata successivamente all'atto purificatorio fanno capire di aver apprezzato tale gesto. Peraltro, ad un invito di Fapo del gruppo Ghost Bro alle presenze di andare nella luce, un'entità risponde in modo curioso. Ciao. Ti è piaciuto quello che abbiamo appena fatto? Siete in pace? Siamo riusciti a migliorare la situazione energetica? Bene. Sì. Adesso state meglio? Possiamo andare? Abbiamo compiuto quello che ci hai chiesto? Fantastico. Adesso noi andiamo, ma voi restate tutti qua. Allora ci salutiamo. E state in pace? Entra nella luce. Troverete la pace? Va bene, grazie di tutto, restate in pace e qua. soprattutto non seguite nessuno delle persone che sono qui presenti oggi. Esatto. Buono.